un nuovo video tutorial. Voglio mostrarvi come realizzare questo fantastico scaldacuore che ho deciso di chiamare Love. E ferme, già ve lo dico, potete tranquillamente farlo più lungo e trasformarlo in una maglia, quindi non vi preoccupate. Per quanto riguarda il filato utilizzato, io ho lavorato con il filato duo dell'Adrian Fil. Purtroppo il colore che ho usato io, che è il colore 82, è terminato. Mentre lavoravo, qualcuna di voi ha ben deciso di fare mammassa e mi ha terminato il colore, e purtroppo questo filato non è più riassortibile. Però non vi preoccupate, perché ci sono tantissimi altri colori, uno più bello dell'altro, tra cui questo ottanio che io trovo bellissimo. Però abbiamo anche dei colori che vanno anche molto di moda quest'anno, come questo color vinaccia, c'è anche questo grigio, oppure ci sono anche il nero, c'è un rosso, c'è un celestino, c'è un bellissimo corallo. Quindi andate sul sito Filati Elsa a cercare il vostro colore preferito. Per quanto riguarda il quantitativo, allora io per fare questo scaldacuore ho utilizzato 3 gomitoli, quindi 150 grammi, lavorando sempre con l'uncinetto del 4,5. Ora, per una taglia più grande della mia vi consiglio 4 gomitoli taglia M, 5 gomitoli taglia L. Se dovete allungare taglia S, mi raccomando, dovete andare a prendere un gomitolo in più. Taglia M dovete andare a prendere 2 gomitoli in più, anche 3 se poi qui la volete anche più larga. Per una taglia L dovete andare a prendere 3 gomitoli in più e basta, vanno bene 3 gomitoli. Naturalmente però se poi volete fare anche le maniche più lunghe, in quel caso aumentate di un ulteriore gomitolo. Io, come vedete, ho fatto questa creazione che voglio indossare soprattutto sui body e sui pantaloni o gonni a vita alta, e poi sopra mettere magari una bella giacchettina, quindi per farmi tutto l'autunno, l'inizio dell'inverno, che da noi non è così freddo come dalle altre parti. Però potete veramente sfruttarlo tantissimo, perché in inverno invece del body potete usare sotto un lupetto e quindi sfruttarla tantissimo anche in inverno. Per quanto riguarda la lavorazione, io ho fatto una classica lavorazione a L, quindi vado a fare 2 rettangoli, uno per il davanti, uno per il dietro, che poi cucio sopra le spalle e sotto, e vado a continuare la lavorazione. Come vi dicevo, potete fare una maglia, perché la lavorazione può essere continuata fino ad arrivare alla lunghezza desiderata. Io volevo fare uno scaldacuore, quindi ho fatto questo in modo che arrivasse sotto al seno, ma voi potete farla anche più lunga. Altra cosa, mi raccomando, se volete fare le maniche più lunghe rispetto a me, dovete mettere molte più catenelle rispettando il multiplo, però questo io ve lo dico in tutto il tutorial, quindi è semplicissimo anche per chi è alle prime armi. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, semplicissima e velocissima da fare, e come sempre, se decidete di realizzarla, mandatemi poi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinetando con Elsa, o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinetare e Sferruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram, dove mi trovate nel mio account scrivendo sia Filati Elsa che Elsa Faccio. E noi come sempre ci vediamo con il prossimo video tutorial. Per realizzare il nostro scaldacuore io ho deciso di utilizzare il filato dell'Adrian Fil linea 2, guardate qui che meraviglia, che colori ci sono. Allora io vi farò vedere un piccolo campione e diciamo subito che andremo a realizzare 2 rettangoli, uno per il davanti e uno per il dietro. Mi raccomando, il rettangolo davanti come sempre deve essere un po' più grande rispetto a quello dietro. Davanti io monterò 141 catenelle lavorando con uncinetto del 4,5. La lavorazione si ottiene su un multiplo di 2 a cui va aggiunto una catenella, quindi per la parte davanti 141 catenelle, per la parte dietro 137 catenelle. Ora, per le taglie più grandi delle mie, io vi consiglio di aumentare per la parte avanti taglia M di 4-6 catenelle, per la parte dietro aumentate solamente di 2 catenelle, mentre taglia L vi consiglio per la parte dietro di andare a aumentare di 4 catenelle, quindi andate a fare 141 come la mia parte avanti, e nella parte avanti invece di aumentare di ulteriore 6 catenelle, in modo tale comunque da avere sempre solamente un motivo, 2 motivi in più, non tantissimo, perché altrimenti la lavorazione scende. Comunque dipende sempre quanto volete fare lunghi rettangoli. Ricordate che le catenelle corrispondono alla lunghezza che va da un braccio all'altro passando per le spalle, mentre in giro che andremo a lavorare corrispondono all'altezza, ossia l'altezza degli vostri scalfi. Quindi io alla fine vi dirò quante volte ho fatto i miei giri, e naturalmente in base ai vostri scalfi, quindi in base alla taglia M o alla taglia L, andate a fare dei giri in più, e io anche lì vi darò dei suggerimenti. Quindi possiamo andare a fare la nostra lavorazione.
e andiamo a fare 2 catenelle che sono sta prima maglia alta, salto una catenella di base, entro nella successiva e vado a fare un'altra maglia alta. Quello che faremo adesso lo faremo per tutto il giro: catenella di separazione, salto una catenella, entro nella successiva e vado a fare una maglia alta, catenella di separazione, salto una catenella, entro nella successiva e vado a fare una maglia alta. Devo fare questo per tutto il giro, quindi catenella di separazione, si salta una catenella, si entra nella successiva e si va a fare una maglia alta, catenella, si salta una catenella di base, maglia alta. Per terminare il giro andremo a fare catenella di separazione, salto una catenella, entro nella successiva e vado a fare una maglia alta, vado nell'ultima catenella e realizzo una maglia alta. Quindi questo è il nostro primo giro. Secondo giro, ci giriamo con la lavorazione e andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta successiva. Quello che faremo adesso lo faremo per tutto il giro. Entro nell'archetto e vado a fare una maglia alta, catenella di separazione, archetto successivo, maglia alta, catenella di separazione, archetto successivo, maglia alta, catenella di separazione, archetto successivo, maglia alta. Quindi questo si deve fare per tutto il giro: maglia alta, catenella di separazione, maglia alta nell'archetto successivo. Andiamo a terminare facendo catenella, entro nell'ultimo archetto e vado a fare una maglia alta, una maglia alta sopra la prima maglia alta, una maglia alta nella terza catenella che corrisponde alla mia prima maglia alta. Quindi questo è il nostro secondo giro. Ci giriamo con la lavorazione, andiamo a fare il terzo giro, quindi 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta successiva e poi torniamo a fare quello che faremo per tutto il giro: catenella di separazione, salto la maglia, vado nell'archetto e vado a fare una maglia alta, catenella di separazione, archetto successivo, maglia alta, catenella di separazione, archetto successivo, maglia alta. Quindi questo va fatto per tutto il terzo giro. Terminiamo andando a fare catenella di separazione, entro nell'ultimo archetto e vado a fare una maglia alta, catenella di separazione, salto la prima maglia alta, vado nella seconda e realizzo una maglia alta, entro nella terza catenella e realizzo un'altra maglia alta. Ho terminato così il terzo giro, che come potete aver visto è uguale al primo giro, quindi il primo giro e il terzo giro sono uguali. Terminiamo col quarto e ultimo giro andando a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta e poi andiamo a fare una maglia alta nell'archetto, una maglia alta sopra la maglia alta, una maglia nell'archetto, una maglia alta nella maglia alta. Quindi come potete vedere il quarto giro consiste nell'andare a fare un giro di tutte maglie alte, quindi maglia alta nell'archetto, maglia alta sopra la maglia alta e continuo così per tutto il giro. Vado a terminare facendo una maglia alta sopra nell'archetto e una maglia alta sopra ognuna delle ultime 2 maglie alte. Ora questi sono i 4 giri che vanno ripetuti e che io vi dirò quante volte ho ripetuto. Mi raccomando, vi ricordo che i giri corrispondono all'altezza del rettangolo. Mi giro con la lavorazione per farvi rivedere un attimo il primo giro e andiamo a fare quindi le 3 catenelle. Io qui ne avevo fatte solo 2 perché ho saltato la prima catenella di base, quindi in totale me ne trovo 3. Una maglia alta sopra la maglia alta successiva, catenella di separazione, si salta una maglia, si va nella successiva maglia alta, catenella, si salta una maglia, si va nella successiva maglia alta, catenella, si salta una maglia, si va nella successiva e si fa una maglia alta, catenella, si salta una maglia, si va nella successiva maglia alta. Si termina il giro andando a fare la catenella, salto una maglia e vado a fare una maglia alta sopra la penultima maglia alta, una maglia alta sopra l'ultima maglia alta.
quindi abbiamo ripetuto il primo giro che, come vedete, essendo uguale al terzo, noi abbiamo le maglie alte in perpendicolare con il terzo giro. Quindi per capire se state facendo bene, ricordatevi di questo: quando ricominciate a fare il primo giro vi dovete trovare con le maglie alte in perpendicolare con il terzo giro. Quindi 4 giri che vanno sempre ripetuti. Io vi farò vedere terminati entrambi i due rettangoli. Vi ricordo che il rettangolo avanti mettete qualche maglia in più rispettando il multiplo di 2, e io poi vi dirò naturalmente quante volte sono andata a fare questi giri e poi come continuare la lavorazione. Allora, io ho terminato entrambi i rettangoli. Vi ricordo, come vi ho detto all'inizio quando vi ho spiegato il punto, che io per il rettangolo avanti sono andata a mettere 4 catenelle in più, quindi 2 motivi in più rispetto a quello dietro, per avere, quando poi andiamo a cucire, la maglia che cede un po' davanti, quindi non tira troppo sulle spalle. E ho consigliato per la taglia ML di aumentare di un motivo in più, quindi invece di 4 mettere 6 catenelle in più per una taglia M, e invece di metterne 8 in più per una taglia L, non di più, perché altrimenti poi quando andate a lavorare qui cede troppo e vi tira qua, quindi meglio non esagerare con le catenelle. Detto ciò, io ho lavorato i 4 giri per 3 volte, avendo così un'altezza di 15 centimetri, diciamo in realtà quasi 16 centimetri, e per me come altezza va più che bene per gli scalfi. Per una taglia M io vi consiglio di ripetere i 4 giri per 4 volte, 5 volte per una taglia L. Questo se non volete la manica stretta, ma la volete un po' più larga. Se invece la volete un po' più stretta, magari taglia M fate i primi 3 giri rispetto a me in più, quindi fate 4 giri per 3 volte, più di nuovo i primi 3 giri, e stessa cosa taglia L, rifate i 4 giri per 4 volte, e poi invece di farla per altre 5 fate solamente i primi giri. Diciamo sempre che dovete calcolare l'altezza in base a quanto volete larga la vostra manica e soprattutto in base agli scalfi. Una volta fatto ciò si mettono uno sopra l'altro con le catenelle in alto e la lavorazione che scende, e io sono andata a mettere un totale di 45 maglie per le maniche, sia a destra che a sinistra. Questa è la destra, quella è la sinistra, avanti e indietro. Quindi ho lasciato libere 45 maglie e il resto quindi per lavorare il dietro e il davanti. E questo mi permette di avere qui circa 38 centimetri di larghezza, un po' meno dietro, ma come larghezza totale per me va più che bene. Ora, per le taglie più grandi delle mie, taglia M, se avete montato le stesse mie catenelle più solamente quelle catenelle che vi ho detto per poter avere lo scollo, vi consiglio di andare a mettere i marcapunti dopo 43 maglie invece di 45. Allargate un altro po', anche se avete delle catenelle in più, meglio allargare. Per quanto riguarda taglia L, mettete invece 41 maglie, quindi 41 maglie, e poi mettete i marcapunti sia a destra che a sinistra, sia avanti che dietro. Questo se avete, comunque ripeto, montato lo stesso numero di catenelle aumentando solamente quello davanti. Se invece avete messo più catenelle, cercate sempre di calcolare che dai due marcapunti centrali dovete comunque avere metà circonferenza o del seno o dei fianchi, a seconda di cosa avete più grande. Detto ciò, quindi adesso vi faccio vedere come andare a lavorare sempre i 4 giri ma in tondo. Allora, quindi qui io ho il mio marcapunti, entro nella maglia alta prima e dopo, qui vedete che è in corrispondenza della maglia alta del giro delle maglie alte alternate, vedete è in corrispondenza, e vado sempre con l'uncinetto del 4,5 a fare il mio primo giro. Quindi mi aggancio con il filo e vado a fare le mie 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta. Tolgo il marcapunti così vedete meglio, e adesso vado a lavorare come ho sempre lavorato, quindi vado a fare una catenella di separazione, salto una maglia alta, entro nella successiva e vedete mi ritrovo con la maglia alta del terzo giro, mi trovo in perpendicolare come abbiamo sempre fatto anche per i giri precedenti, e quindi vado a lavorare normalmente. Maglia alta, catenella, salto una maglia alta e vado a fare un'altra maglia alta. Continuo così fino ad arrivare all'altro marcapunte. Vi faccio vedere come andare a fare poi il passaggio dalla parte dietro alla parte avanti.
Allora, come vedete sono arrivata al secondo marcapunti. Io devo saltare una maglia e devo andare a fare la mia maglia alta, però entro dentro, vado dall'altra parte, quindi dalla parte avanti nella maglia alta prima del mio marcapunti, e vado quindi a mettere a fare la mia maglia alta. Tolgo il marcapunti e vado di nuovo a lavorare manualmente, quindi catenella di separazione, salto una maglia alta, vado nella maglia alta successiva. Continuo così per tutto il giro, vi farò vedere come terminare e come iniziare poi il secondo giro. Sto terminando il giro, dovrei fare la catenella e fare una maglia bassissima, e invece vado nella terza catenella e vado a fare una maglia bassa. A questo punto inizio il secondo giro, entro nell'archetto e vado a fare una maglia bassa, 2 catenelle che sono sta prima maglia alta, catenella di separazione e poi vado a fare una maglia alta nell'archetto, catenella, vado nell'archetto successivo, maglia alta. Continuo così per tutto il secondo giro, vi farò vedere come terminarlo e come iniziare poi il terzo giro. Sto per terminare il secondo giro per iniziare il terzo. Questa volta vado a fare la catenella, entro nella seconda catenella nella terza catenella e vado a fare una maglia bassissima. Con una maglia bassissima mi porto all'interno dell'archetto, entro, vado a fare una maglia bassa e 2 catenelle che sono sta prima maglia alta, e poi vado a lavorare normalmente catenella di separazione, maglia alta nell'archetto, catenella, maglia alta nell'archetto. Continuo a lavorare così per tutto il terzo giro, vi farò vedere come terminarlo e come iniziare poi il quarto e ultimo giro. Allora, alla fine io ho deciso di lasciarla come scaldacuore, quindi l'ho fatta più corta, che mi arriva sotto al seno, e infatti ho ripetuto i 4 giri solamente per 3 volte, un po' come ho fatto per la parte superiore. Quindi ripeto, io alla fine ho deciso di non fare la maglia lunga, avevo detto che all'inizio ero decisa se fare uno scaldacuore o una maglia lunga, ho deciso di fare uno scaldacuore, quindi ho realizzato i 4 giri per altre 3 volte e poi sono andata a cucire. Vi dico anche che io per la parte superiore, per le maniche sopra, sono andata a cucire per circa 32 centimetri e poi ho cucito anche sotto, quindi anche questa creazione è terminata.